Ciao ragazzi e bentornati nel mio spazio. Io sono Emakotov e oggi vi porto alla scoperta di una pellicola molto particolare, legata a un immaginario disturbante, caotico e con un feticismo che predilige le mutazioni stravaganti, l'esistenzialismo e gli incubi più oscuri. Mettetevi comodi dunque, sarà un viaggio appassionante ma non privo di momenti che potrebbero turbarvi. Buona visione. Prendete un personaggio come Iron Man della Marvel, unite l'estetica dei film cyberpunk di Mamoru Oshii come Ghost in the Shell o Akira di Katsuhiro Otomo, aggiungete le ossessioni di David Cronenberg per la carne e la pelle umana, unite disagio, tanta follia e sperimentazione tecnica e forse avrete una vaga idea di cosa sia Tetsuo di Shinya Tsukamoto. Nato nel 1960 e dopo essersi diplomato presso la Nihon University, il giovane Tsukamoto comincia a sperimentare le arti cinematografiche collaborando a spot pubblicitari e nella realizzazione di alcuni corti e mediometraggi con l'utilizzo della sua camera Super 8 donatagli da suo padre. Vai figlio mio e dai forma alle tue ossessioni più disturbanti. Grazie al gruppo teatrale che si era formato in quegli anni, il Kaiju Theater, il 27enne Tsukamoto comincia ad affinare e sperimentare ulteriormente le sue tecniche di ripresa e montaggio, fino a condensarle nel suo progetto più ambizioso, un cortometraggio girato in Super 8 nel 1987 chiamato Denshu Kozu no Boken, ovvero le avventure del ragazzo del palo elettrico. Il liceale Hiraki viene perseguitato dai suoi compagni a causa di una malformazione genetica alquanto strana. Dalla sua schiena spunta un inquietante palo della luce. Questa sua particolarità gli consentirà di viaggiare nel futuro per diventare un eroe che difenderà la Terra da una razza di vampiri alieni chiamati Shinsegumi. In questo mediometraggio di circa 45 minuti, Tsukamoto sperimenta l'approccio a tutti quegli stilemi e le fantasie più torbide che diventeranno una cifra stilistica del suo cinema. Mancano ancora il concetto dell'individuo oppresso e schiacciato dalla megalopoli, ma si intravede già attraverso la sperimentale stop motion e il montaggio vorticoso questa capacità innata di creare un cinema ipercinetico e inclassificabile. Con il 1989 la carriera di Tsukamoto prende una svolta clamorosa e tutto il suo mondo onirico e grottesco si condensa in un film iconico che deve essere ancora compreso pienamente: Tetsuo the Iron Man, una scheggia impazzita che anticipa, distrugge e rimodella gli echi del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, lo schiacciamento e l'annullamento dell'individuo nelle metropoli vorticose e le nuove tecnologie che fagocitano tutto e tutti. Un uomo tenta di innestarsi porzioni di metallo nel proprio corpo. Durante una di queste operazioni che l'uomo si autoinfligge, qualcosa va storto e in preda al delirio fugge per la città, ma finirà investito da una coppia che darà il via a delle mutazioni fuori controllo tra le rovine post-industriali e corse vorticose nei vicoli della città. L'ossessione per la fantascienza, l'horror, ma soprattutto gli anime come Akira e uno dei suoi personaggi principali che si chiama proprio Tetsuo, e di cui condivide con il personaggio di Tsukamoto la mutazione metallica, saranno tutti elementi fondamentali per una tavolozza dalla quale Tsukamoto attingerà per dipingere un incubo suggestivo e disturbante. Nato ed ampliato nella sua follia dopo il corto del 1986 The Phantom of Regular Sights, dove già Tsukamoto si confrontava con i freak e quella visione personalissima del mondo, Tetsuo diventa un'estensione visiva delle ossessioni di Tsukamoto. Una sperimentale e abilissima stop motion darà vita a questi umanoidi che, entrando in contatto con materiali di provenienza metallica, creeranno degli ibridi mostruosi ed incontrollabili, dei veri e propri mostri della società che condensano tutto il risentimento, le devianze e la violenza intrinseca delle personalità più emarginate. Anche l'erotismo diventa un connotato fondamentale con il membro trivella e la fusione di più organismi in un unico essere. Eraserhead, Videodrome, manga, anime, ma anche tanta serialità nipponica con i suoi show tokusatsu come Kamen Rider, Megaloman. Tutto questo influenzerà Tsukamoto, che prende e rielabora anche in maniera sovversiva queste fonti, immettendo in scena una fiaba nera con il suo stile molto personale da videoclip, dove la forma e il corpo sono assoggettati da una megalopoli che imbarbarisce gli individui e li relega a meri organismi lobotomizzati. Il corpo non muta e cambia pelle come fosse un'evoluzione chiara e strutturata, ma bensì deflagra in forme ibride e incontrollabili come metafora di rivoluzione e autodistruzione. Piccola e doverosa puntualizzazione. Quando Tsukamoto cominciò le sue ardite sperimentazioni cinematografiche, il cinema nipponico faticava a trovare una collocazione nei vari festival internazionali. Molto probabilmente soltanto grazie al Fanta Festival di Roma
e alla sua edizione del 1989 che ospitò in anteprima Tetsuo, si è potuto evidenziare e rendere noto il cinema di Tsukamoto a livello internazionale. Nel corso degli anni, Tsukamoto tornerà a giocare con questo universo dando forma ad una trilogia che esalterà ulteriormente questa mutazione di carne e metallo. Nel 1992 gli incubi grotteschi di Tsukamoto torneranno a prendere forma in Tetsuo 2 Body Hammer. L'alienante ed affascinante bianco e nero lascerà spazio ai colori, mentre un comparto di mezzi più evoluto permetteranno di perfezionare la tecnica ormai collaudata negli anni. 17 anni dopo, e molti film successivi, Tsukamoto tornerà ancora per un ultimo film della sua saga più iconica, Tetsuo the Bullet Man. Più lineare nella sua struttura, più scontato nell'innesco della vicenda, Tsukamoto riprende quei temi trattati, sempre sfruttando l'espediente della perdita come stimolo per la follia vendicatrice e la mutazione irrefrenabile. Primo film in lingua inglese, questo terzo capitolo risulta più didascalico e impoverito della potenza eversiva dei precedenti, ma dimostra comunque il suo talento visivo che non ha paragoni per trovate sceniche, effettistica e suggestioni inquietanti. Un giochino formale abbastanza scontato, ma comunque imprescindibile. Eccoci di nuovo qui, grazie come sempre di aver seguito questo video. Se volete farmi sapere un vostro commento potete scriverlo lasciandolo nella sezione apposita qui in basso. Se è la prima volta che vi battete in un mio video potete iscrivervi, anzi dovete iscrivervi, così mi date un incentivo in più per continuare a realizzare questo tipo di format, e noi ci rivediamo alla prossima, ciao!